Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giampaolo e questo è Ciccio Benza. Oggi siamo qui per provare la Benelli TRK 502X. Quindi bando alle ciance, mettiamo in moto la motoretta, sentite il sound. Direi che c'è. Chissà come si comporta questo TRK sui colli, la salita verso Teolo. Ma ci piace. Vorrei un po' più di grinta nei freni, ma direi che si comporta assolutamente benissimo. Direi che il comportamento dinamico è assolutamente fantastico. Ovvio che vorremmo un po' più di cavalletti forse, però sicuramente è divertente, come tutte le moto, dai. Alla fine è ovvio che tutte le moto sono divertenti, no? Anzi, facendo la stessa riflessione che ho fatto a suo tempo nel video del Tracer 7, qui vi lascio qua in alto la scheda, avere meno potenza spesso rende la moto più guidabile, più gestibile, più divertente per tutti. Ovvio che poi se uno ha maggiori capacità, maggiori doti di guida, è ovvio che può gestire moto con più potenza. È complesso anche per una persona comunque con buona capacità di guida. Avere una moto con meno potenza significa comunque gestirla sicuramente meglio. Quindi la potenza della moto alla fine, anche se si sente il peso maggiore, si sente appunto che non è così prestazionale, così performante, è sufficiente. Qualche cavallo in più forse per togliersi d'impaccio, ma tutto sommato direi che la moto va benissimo così. Sulla parte freni, vabbè, io sono uno a cui piace sentire la moto frenare tanto e quindi in tutte le moto che provo denoto questi limiti, ma anche sulla mia stessa Ducati rilevo che vorrei che frenasse di più. Poi c'è anche un aspetto di limiti fisici, no? Oltre i quali magari una moto non è detto che debba frenare. Il comportamento dinamico è sicuramente piacevole, un bel inserimento in curva e i suoi 236 kg poi una volta in marcia non si sentono, assolutamente. La sua potenza super i tornantini anche stretti è più che sufficiente, ragazzi. Questi li sto facendo in seconda al minimo e la moto prende bene i giri. Poi c'è stata la strada, prende bene i giri, ma più che bene. Ovvio che non ha le doti dinamiche di una moto stradale, perché ricordiamolo, è pur sempre la versione enduro, maxi enduro della TRK, perché è la TRK X. Però veramente, ragazzi, ho fatto questo passaggio in seconda con una 500 di cilindrata che è perfetto. La moto ha anche un bellissimo sound, scoppietta piacevolmente. Anche queste gomme tutto sommato non mi dispiacciono, sono più tassellate di una gomma stradale normale, quindi sono adatte anche a fare uno sterrato leggermente più impegnativo, insomma del classico. Considerate comunque che la moto non dovrebbe avere nessun tipo di elettronica tranne l'ABS, non ha né anti-wheeling né traction control, niente di che. Comunque ripeto, meno di 50 cavalli, però ecco, guidando anche un po' più aggressivi io percepisco solo il bisogno forse di un po' più di freni, anche perché alla fine un 500 di cilindrata non ha un grandissimo freno motore e quindi quando si arriva nelle curve, anche buttando giù le marce, non si riesce ad avere il potere frenante che magari invece ci piacerebbe avere quando andiamo un po' più allegri. Poi ricordiamoci sempre che siamo a bordo di una moto comunque poco meno di 6.000 euro, una spesa tutto sommato contenuta per comprare una moto veramente polivalente e
molto divertente, con contenuti solidi, di qualità, insomma. Ecco, Benelli ha fatto un lavoro a mio avviso spettacolare. È evidente che, insomma, i motivi per cui alla fine questa moto è diventata un best seller nel 2021 e nel 2020, ricordiamo, nel 2020 è stata campione assoluta come moto italiana più venduta, moto in Italia più venduta, mi correggo. Anche nel 2021 ha fatto veramente record continuo di vendite. Già nel 2022 comunque si è distinta, certo, e sicuramente il modello X, che è questo, ha dato un grandissimo contributo alle sue vendite, perché la prima versione porta una serie di contenuti importanti per chi vuole fare un po' di, diciamo, avventura, di adventure. Cerchi a raggi, l'illuminazione dei comandi, il display migliorato, i paramani migliorati, alcuni aspetti estetici. Veramente una bella motoretta, veramente divertente, ottime sospensioni, veramente 50 mm di diametro delle forcelle anteriori, upside down, con 135 mm di escursione, quindi tantissima roba. Io sono veramente molto soddisfatto di questa prova, la moto mi piace tantissimo. Per questa cifra, veramente, diciamo così, accettando il compromesso peso-potenza, 236 kg per poco meno di 50 cavalli e per circa 45 Nm di coppia, poi i regimi di erogazione sono relativamente importanti in questo contesto, parliamo in pari di 45 Nm di coppia a 8000 giri e la massima potenza erogata intorno ai 5500 giri. Ma accettando il compromesso di avere una moto tutto sommato non troppo potente, alla quale bisogna in realtà abituarsi, no? E un po' pesante, sicuramente molto pesante per tutte quelle attività sullo sterrato, se vogliamo andare a fare un po' più di esperienze off-road, ma sicuramente in grado di farlo. Comunque la potenza 50 cavalli sullo sterrato sono più che sufficienti per divertirsi. Accettando questi compromessi si ha il vantaggio di aver speso veramente una miseria per una moto completa, completissima. Per non parlare poi dell'aspetto estetico, la moto piace o non piace, comunque è veramente molto molto bella, hanno fatto un lavoro di design estremamente valido. L'abitabilità a bordo è buona, direi buonissima, anzi, per questa categoria di moto. La posizione di guida mi piace, il triangolo, diciamo, manubrio, pedana, spalle, direi che è abbastanza giusto e confortevole per una guida abbastanza rilassata. E l'abitabilità a bordo anteriore, quindi insomma la posizione di guida, la posizione delle braccia, dei manubri, a me piace, mi trovo comodo, non è per niente fastidiosa, e considerate che io sono alto 1,86 m, quindi comunque una persona molto alta e anche abbastanza pesante, quindi occupo discreto spazio a bordo. Poi è tutto regolabile, le leve freno e frizione sono regolabili, la posizione ovviamente del manubrio è regolabile, quindi si riesce a trovare facilmente una posizione confortevole a bordo per tutte le altezze. Il quadro strumenti retroilluminato è molto visibile, è in una bella posizione, mi piace. Il cupolino non è regolabile, è totalmente trasparente, ma direi che offre un'enorme protezione aerodinamica. Certo, la posizione in piedi non è neanche male, effettivamente la sella è estremamente stretta in mezzo alle gambe, quindi tra le gambe veramente stretta, aiuta moltissimo. Bisognerebbe magari alzare un po' il manubrio in questo caso per renderlo più adatto, quindi ruotarlo un po', però direi che anche in piedi la moto si fa guidare bene. E poi il motore, comunque ragazzi, il motore è elettrico, cioè il motore è veramente elettrico. Io sono a poco meno di 2500 giri in quarta a 30 km/h, poco più di 30 km/h, guardate che roba, è veramente elettrico, gira veramente bene. Questo è un vantaggio anche di avere un motore piccolo, e comunque riprende senza troppa difficoltà e anche molto molto bene. Veramente le caratteristiche complessive della moto me la fanno promossa a tutti gli effetti, assolutamente. Poi la consiglierei a un neofita, a una persona inesperta alla prima moto, ma magari no per semplicemente il peso, però per tutto il resto assolutamente sì, ragazzi, super mega consigliata. Alla fine offre tutto quello di cui un
una persona ha bisogno su una moto di questo tipo. Comfort per viaggiare anche in due, sella comoda, protezione aerodinamica, autonomia pressoché infinita ragazzi, un 500 di cilindrata con 20 litri di serbatoio, cioè l'autonomia è pressoché infinita, i consumi sono molto contenuti. La moto 2021, che è quella che stiamo provando, è €1,5, quindi eccezionale anche da questo punto di vista, buone prestazioni, più che accettabili, estetica, direi che ha tutte le caratteristiche che una moto di questo tipo dovrebbe avere alla fine. Ha la predisposizione per i fari aggiuntivi, la predisposizione per le manopole riscaldate, è proprio la GS Killer per quanto mi riguarda, o meglio, non è la GS Killer perché non si può confrontare col GS come col Tracer 9, come con altre moto di quella cilindrata, ma sicuramente si può confrontare con moto della sua stessa categoria anche se hanno un motore più potente. Ovvio che ne vigono i limiti, no, del motore, tra questa è un GS, ma per tutto il resto ragazzi, cioè considerato che costa un quarto di un GS, io la comprerei? No, probabilmente non la comprerei per la potenza, ma sicuramente adesso in uscita con la serie 700 e l'800 sicuramente è una moto alla quale guardare, perché probabilmente i prezzi non saliranno così tanto da un 500 a un 800 e quindi si manterrà su una fascia di prezzo assolutamente convenientissima. Quindi magari potrebbe essere la soluzione anche per chi ha già una moto magari sportiva o una moto molto più specialistica e vuole una moto per passeggiare, divertirsi in serenità senza spendere cifre incredibili. E comunque ripeto, cioè, ha già dimostrato le sue caratteristiche sulle vendite, cioè, ha stravenduto ragazzi e ne ha tutti i motivi, ripeto, le qualità le ha tutte, quindi capisco, comprendo benissimo perché il mercato ha risposto così bene a questa moto. Intanto, già che sono qua, è il caso che saluto chi ha reso possibile questo video, cioè Franco e Cristina, che sono i felici proprietari di questa motoretta, questo bel TRK Benelli, che si sono fidati di me prestandomi la moto per andare a scambiare. Volevo dire per andare a provarla. Volevo fare una provetta per vedere in autostrada come si comporta la moto e qual è l'effetto della protezione aerodinamica, che mi sembra incredibile comunque, sinceramente. Mi sembra veramente molto molto buona la protezione aerodinamica. Siamo a 80 km/h e io non ho praticamente aria sul casco, un po' di aria sul collo, ma proprio poco, insomma. Poi volevo anche fare una pieghetta qua, già che sono qui, per pulire le gomme a Franco, perché lui la usa ma la usa poco, così gli abbiamo pulito le gomme, via. Allora, la moto, cazzo, in autostrada è stata Dio, sono a 120 all'ora, 130 all'ora, quindi insomma velocità da codice regolare, direi che la moto si comporta veramente molto molto bene. Mi pare che anche a livello aerodinamico, lo sentiate quando parlo nel casco, si sente bene. L'aria che arriva addosso è praticamente nulla, è fantastico, si sta veramente molto molto bene, anche col casco aperto. Adesso ovviamente sentite, io sono molto molto alto, ma cioè assolutamente si sta benissimo, non c'è aria, pazzesco, veramente notevole. Ci piace assolutamente anche in autostrada questa moto, guarda, posso dire veramente che ha tutte le caratteristiche di essere una moto super completa, assolutamente. Benelli TRK 502X è una moto veramente veramente completa. Per la cifra che costa, 5.990 euro, si ha una moto veramente veramente completa, adatta a tutte le circostanze, buona sicuramente per i neofiti, ma come dicevamo anche per chi si vuole comunque divertire. 47, poco più di 47 cavalli di potenza, 45 Nm di coppia, 235 kg di peso, sicuramente importante. 860 cm di altezza della sella, quindi comunque non è una moto bassa, non è una moto facile, 20 litri di serbatoio, quindi il serbatoio è veramente molto 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 grande, oltre che essere veramente molto capiente. La versione X si differenzia perché intanto ha un elemento che è fondamentale, cioè
il cerchio anteriore da 19 pollici, quindi la rendono proprio a tutti gli effetti una moto da adventure. 19 pollici all'anteriore con i raggi, 17 al posteriore, escursioni di 140 mm delle sospensioni anteriori, 320 mm di disco anteriore. Direi che comunque tutte le caratteristiche della moto sono quelle di una moto da un costo molto maggiore. Ricordiamolo, meno di 6.000 euro per avere questa moto. È veramente conveniente, è veramente divertente. Sì, è vero, i cavalli non sono eccezionali, non sono tantissimi e quindi sicuramente servirebbe qualcosa di più. Le finiture sono buone ma non incredibili. La frizione, per esempio, non è tipo idraulico ma ha frizione a filo. Però tutte e due le leve sono regolabili e quindi si può trovare facilmente un comfort per tutte le altezze a bordo. E poi ragazzi, cioè, cos'è lo scarico? Lo scarico è bellissimo, riprende proprio le linee, guardate qui, riprende proprio le linee della BMW, abbastanza, ma è bellissimo e tutto nel complesso della moto la rende veramente molto bella. Quindi ha un sacco di caratteristiche estremamente valide e di qualità per una moto da questo prezzo. La Benelli ha fatto un lavoro incredibile. Ti credo che il mercato ha risposto con un grande entusiasmo e la moto ha fatto record di vendite, perché non si può dire altro. Assolutamente, veramente pazzesco. I grandi difetti della Benelli TRK 502X Model Year 21-22, quindi l'ultimo modello, ragazzi, quello che c'è in concessionario adesso, con tutte le migliorie estetiche, con le scritte Benelli qua e là, con i protezioni rinforzate paramani in acciaio, con i quadro strumenti, mia nonna, con il blocchetto strumenti illuminato, come le moto da soldi veri, come le moto da ricchi. Sella molto confortevole, esiste anche una versione ribassata per chi non è troppo alto, perché 860 mm di altezza da terra sono veramente tanti e quindi richiede sicuramente una sella più bassa per chi ne ha bisogno. Ma i grandi difetti di questa motoretta, sentite come scoppiettina aggressiva la moto quando rilasci, che bello. E anche tu, Ducato, di scoppiettini rilasci in rilascio, scoppietti in rilascio, ti vedo io. I più grandi difetti di questa moto, alcuni dei quali diventano anche i suoi pregi, perché allora va bene, partiamo da il primo, quello che si può definire l'elefante nella stanza, e cioè di potenza non che n'è. Ebbene sì, purtroppo i 47 cavalli di questa moto su questa moto con questo peso sono un enorme limite, lo sappiamo. Più potenza, più coppia darebbe risultati più divertenti, ma non possiamo chiedere grandi cose a un 500, quindi motore bicilindrico fronte marcia 500 cc direi che è giusto, non possiamo chiedere di più. Peso potenza in realtà rapporto, perché il peso in sé non è impossibile da gestire, 235 kg non sono impossibili da gestire assolutamente. E poi l'altro, a mio avviso, se vogliamo il limite della moto, è l'impianto frenante anteriore veramente poco presente, poco incisivo, probabilmente la pompa troppo piccola, perché comunque l'impianto frenante a 4 pistoncini su dischi semiflottanti da 3,20 non è un brutto impianto. Certo, 235 kg, ricordiamocelo sempre, però tutto sommato ci sta. E poi basta, i difetti sono finiti, ragazzi, perché per il resto è comoda a bordo, c'ha un serbatoio pressoché infinito che ci potete mettere dentro tutta la benzina che trovate al distributore di benzina, anzi devo anche fermarmi a farla. 20 litri, ragazzi, che poi è un pregio perché è infinita, è un difetto perché comunque è un peso da portarvi in giro, cioè sti 20 litri ve li dovete portare in giro come peso, quindi quando fate manovra, quando andate un po' sullo sterratino, e potrebbe diventare una rottura di scatole. Però come vedete anche la dinamica a bassa velocità top, assolutamente. I supporti esterni pesano ma sono molto comodi, insomma ha solo pregi, ragazzi, ha solo pregi. E poi ha il pregio più grande di tutti, cioè io continuo a dirlo, sta un cavolo, 5.990 euro, cioè non sono niente. 5.990 euro per questa moto sono veramente una grande convenienza. Intanto guardate il dettaglio dei comandi illuminati che sono proprio carini. Bene,
Bene, direi che fatta la benzina che dovevamo, l'abbiamo riempita all'orlo e la possiamo riportare a casa dei gentili e felici proprietari. Io ragazzi posso dire che per questo video è tutto. Se avete delle domande da farmi sulla TRK 502X fatemele assolutamente, quindi scrivetemi nei commenti, spolliciate questo e altri video, i miei altri video se vi piacciono, se vi sono piaciuti, e come sempre vi ricordo ragazzi di attivare la campanellina e di iscrivervi al canale, anzi il contrario, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina che è gratis e mi aiuta a capire che voi siete innamorati di me. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, alla prossima moto, alla prossima strada, alla prossima curva e chissà che cosa ci riserva il futuro. Ciao!